non ce l'ho fatta. Stavolta ho perso. Nel video di oggi parleremo della eBrew H14, una macchina dal bassissimo costo con incluso il suo macinino e soprattutto che promette grandissime cose. Capiremo i pro e i contro, vedremo un po' se realmente soddisfa quello che descrive il prodotto ed infine tireremo le nostre conclusioni. Tutto questo in questo video e adesso iniziamo, via! Come sempre partiamo con ordine e raga, prima che me lo chiedete ve lo dico io, questa macchina mi è stata regalata dal sito ufficiale con l'accordo però esplicito di poter dire ciò che realmente penso su questo oggettino, quindi un'onesta recensione. Ma partiamo subito dal vedere come è composta questa macchina. Ora, che dire raga, dall'aspetto, se lo dovessi descrivere in una sola parola, direi funzionale. Abbiamo tre diverse unità. Abbiamo l'unità qui per quanto riguarda l'espresso, l'unità qui per la macinatura e la lancia a vapore e poi il corpo centrale che è questa parte e questa di dietro che adesso vi faccio vedere, dove ci sono i tasti per l'erogazione, insomma tutto quello che serve, con annesso qui l'hopper, quindi la tramoggetta piccolina per il caffè. Ma vediamo un po' nel dettaglio come è composta. Abbiamo appunto qui sezione portafiltro per espresso con una vaschettina che si toglie. Certo, abbiamo questa parte qui che non ci permetterà di utilizzare la bilancia. Se mettiamo questa però devo ammettere che forse un po' di spazio per la bilancia forse lo riusciamo a trovare, non lo so. Poi abbiamo screen che adesso vi farò vedere acceso, è tutto touch screen, lancia vapore piccolina e vediamo se si smonta. Sì, si smonta anche il beccuccio, vediamo quanti buchi ha, credo uno o due, sì, un solo beccuccio, non so se riusciamo a vederlo. Vabbè, questa poi la vediamo dopo. Di qua il macinino dove si aggancia il portafiltro che tra poco vi farò vedere, anche questo si sgancia, io qui ho fatto un po' di casino prima. E poi qui dietro abbiamo, ecco, una vaschetta per l'acqua, sempre che riesco a fare questi danni, diciamo da, se non erro, 600 ml e si aggancia qui in maniera molto facile. Tramoggetta con regolazione della macinatura in 15 step e diciamo questo un po' mi farà preoccupare perché 15 step mi sembrano un po' pochino. Leva per azionare la lancia a vapore on e off, non ha mezze misure, è solo on in questa maniera, off in questa maniera. E adesso vi faccio vedere però tutti gli oggettini che presenta. Questo mettimelo qua se non me lo perdo. Allora, portafiltro sembra un giocattolino alluminio molto probabilmente, questo non ho mai capito a cosa serve, e plastica all'interno che a me non lo so, non è che mi piace molto. Poi abbiamo questo oggettino qua carinissimo che è una pompetta che si mette qui e serve per soffiare caffè, ecco quello che avete visto adesso durante le prove che ho utilizzato. Poi abbiamo i due filtri che sono doppio e singolo e sono tutti e due pressurizzati. Il motivo mi sembra logico, proprio perché il macinino ha solo 15 step di regolazione. Ecco, questo credo sia il motivo più logico, ma adesso poi lo proveremo e vediamo. E poi il mio acerrimo nemico, il pressino più brutto della storia, questo. Raga, oggi mi tocca non posso fare altro, non ce l'ho di nessun'altra grandezza che possa essere come questo. Questa è la macchina, adesso però lascio la parola al nostro amico detective che ci dirà qualcosa che questa macchina sul sito promette e poi vedremo se rispecchia la realtà.
Ci sono 4 caratteristiche che mi hanno particolarmente colpito quando ho letto un po' i dettagli di questa macchina sul loro sito, perché sono dettagli che solitamente si trovano in macchine da caffè e macinini di alta fascia, quindi di livello molto alto. Numero 1, il controllo delle temperature durante tutta la fase di estrazione. Noi controlleremo se a livello sensoriale manterranno sempre la stessa costanza. Numero 2, il sistema antistatico, cioè il controllo delle particelle cariche elettrostaticamente. Numero 3, una bassa velocità di giro di macine per minuto in modo tale da evitare il surriscaldamento durante la fase di macinatura, e poi una forte potenza nella lancia a vapore in grado di poter riscaldare e soprattutto montare in maniera ottimale il nostro latte. Bene, queste sono le 4 caratteristiche su cui noi ci concentreremo adesso nella parte pratica. Allora, tutto pronto, macchina accesa. Adesso proviamo la routine dell'espresso. Il caffè che utilizzo è una miscela commerciale 85% arabica, 15% robusta. Questo perché non credo sia un prodotto sviluppato per gli specialty. La tostatura non è nemmeno troppo scura, quindi abbiamo un livello di tostatura espresso non troppo scura. Pesato i miei 15 grammi di caffè, utilizzerò la tramogetta a soffietto per evitare che rimanga qualcosina all'interno, e adesso andiamo a pesare il nostro portafiltro, lo appoggiamo e maciniamo. Allora raga, io sto macinando tutto proprio perché utilizzo quello a soffietto e ho già pesato le dosi. Qui adesso ho 10 grammi. Eccolo qua. Adesso, giusto per essere super precisi, adesso livelliamo e ora siamo pronti ad utilizzare il mio acerrimo nemico. Quanto lo odio. E utilizzerò una pressione non troppo esagerata, non voglio esagerare. Puliamo per bene. Agganciamo, mi fa un po' paura chiuderlo questo. Via con l'estrazione. Wow, ragazzi, scusate un attimo per l'interruzione. Innanzitutto, se siete ancora qui e vi sta piacendo il contenuto, un like, un commento e soprattutto, se non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale. Questi gesti a voi non costano nulla, ma per noi sono molto importanti e ci danno l'energia di continuare a produrre contenuti sul caffè in maniera totalmente libera. Inoltre, volevo rinnovarvi l'invito ad iscrivervi alla nostra chat Telegram. Il link lo trovate sotto nelle descrizioni. Lì noi condividiamo quelli che sono i retroscena e gli approfondimenti di ogni singolo video. In più sto preparando una bella sorpresa per tutti quelli che parteciperanno a questa chat. Sarà gratuita e vi aiuterà principalmente a risolvere quelle che sono le problematiche principali legate al caffè a casa. E adesso torniamo al video. Preinfusione ed estrazione. E questo è il risultato. Raga, che dire, l'estrazione, cioè, il gusto è delicato, morbido il corpo, non ha sentori amari, la temperatura è buona. È un buon doppio espresso, Chiaro che la miscela che ho utilizzato, come ho detto prima, è molto buona, visto che conosco la materia prima che c'è dentro. Ha un buon corpo, però l'estrazione in sé per sé, che è quella che stiamo valutando con questa macchina al momento, è uscita niente male, raga, E adesso passiamo al cappuccino. Bene, tutto pronto, prepariamo l'espresso per il nostro cappuccino. Ho preparato la mia lattiera e adesso vediamo un po'. Per sicurezza ho ritirato la tazza per vedere un po' quanto ne esce. Siamo sempre 46.0. Attiviamo il tasto per la lancia a vapore e adesso tra pochi secondi dovrebbe partire l'erogazione. Sgancio anche questa per far sì che
possiamo lavorare un pochettino meglio. Mo sarà un po' scomodo, lo ammetto, Penso che dovremmo esserci. Vapore partito. Aia, scotta. Inseriamo. Che sta succedendo? Wow. Vediamo un po'. Ah però, che potenza! Wow! Sto scomodissimo, raga, Però devo dire è una potenza interessante. Siamo quasi alla temperatura, il latte mi sembra bellissimo. Ora se non faccio cavolate... Ok, la temperatura è quasi ok. 1, 2, 3. Wow. Non me l'aspettavo. Ah, ecco cosa fa. Wow. E adesso vediamo un po' il risultato, va? La crema non mi sembra male, Un attimo che sposto la telecamera. Calma, 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 calma. Calma, ok, dovremmo esserci di nuovo e adesso proviamo il cappuccino. Bella storia. Wow. Oh, a parte le bolle che ho creato io, però bellissima la crema. Wow, va bene. Sono pronto, possiamo tirare le conclusioni. Partiamo subito dal costo, 130-170 euro. Una fascia di prezzo, a mio avviso, entry level. Ricordiamoci che ha anche il macinino incluso. Ma a chi consiglierei questa macchina? Decisamente a chi si trova al suo primo acquisto, cioè non avete mai acquistato o possedete una macchina da caffè per casa. Bene, questa potrebbe essere una buona opzione perché avete tutto il set completo. Decisamente per chi ama caffè commerciali, quelli che troviamo magari al supermercato, miscele con robusta, tostati scuri. A chi non consiglierei questa macchina? A chi già possiede una macchina da caffè e vorrebbe fare un upgrade, non glielo consiglierei, né a chi è entrato già nel mondo specialty. Ma vediamo quali sono i punti di forza di questa macchina. Decisamente il fatto che è molto piccola, leggera, per chi ama farsi il suo cappuccino, perché conoscendo e capendo qualche trucchettino su come montare il latte, questa macchina vi potrà dare degli ottimi cappuccini. E anche a chi magari vuole avere quella soddisfazione di prepararsi il suo caffè macinandolo, pressandolo, insomma avere quelle accortezze che un barista potrebbe avere, soprattutto perché quando abbiamo ospiti fa anche un po' figa questa cosa. Ma adesso vediamo i suoi punti deboli, perché qui raga mi è successo questo. Sono disperato. Non ce la sto facendo più, praticamente non mi funziona più la macchina. Ora, se pensavo che il touchscreen fosse il problema principale che per quanto riguarda la durabilità, adesso mi rendo conto che il problema potrebbe essere semplicemente un altro. Macine piccoline. Il motorino delle macine si surriscalda. Perché questo? Perché macinando sempre al punto 1, che è quello che io ho utilizzato durante l'arco di tutte le mie estrazioni, proprio perché il punto 1 era in grado di potermi dare un espresso buono, quello che poi abbiamo visto nell'estrazione. Macinando, si surriscaldano le macine, come abbiamo visto nel video dedicato ai macinini, e a un certo punto si iniziano ad impastare, si creano tutte quelle particelle di impalpabile che vanno a bloccare quel canale che porta dalla macina al fuoriuscire qui poi nel portafiltro. Ora raga,
Ammetto che questo problema è stato veramente frustrante, ma con qualche accortezza non credo che si possa incappare in queste problematiche. È stato semplicemente anche un mio metodo e modo di utilizzo che mi ha spinto ad avere questa problematica. Primo tra tutti il fatto di aver macinato tutti i miei espressi durante le prove eccetera al gradino numero 1. Ho provato poi ad aumentare 2-3 tranquillamente, sono riuscito ad avere dei buoni risultati come state vedendo adesso, semplicemente aumentando un pochettino la dose. Quindi aumentando la dose e aumentando la granulometria riusciamo comunque ad avere dei buoni risultati. Poi sono riuscito alla fine a risolvere in questo modo: uno spazzolino con un cucchiaio e con un aspirapolvere a liberare tutto quel canale. Ci vogliono qualche minuto di paura in più e alla fine si risolve. Ecco, questo è stato diciamo il problema principale che ho avuto. Una cosa che mi ha aiutato però con questa macchina è stato il fatto che la macina si toglie in maniera molto facile. Quindi consiglio di tenere sempre la granulometria magari a 2-3, non al numero 1, aumentare un pochettino la vostra dose, 15 grammi e mezzo, 15 grammi e 8, in modo tale da riuscire ad avere un buon risultato, e soprattutto a fine utilizzo, quando avete qualche minuto di tempo, andatevelo a pulire per bene, così eviterete sicuramente queste tipologie di problematiche. Un'altra cosa è che ho dei dubbi sul suo funzionamento, ma che non ho le prove proprio perché la possiedo da poco tempo e quindi non è che ho la certezza, ma mi fa un po' paura, è il fatto che c'è il touchscreen, che è fighissimo, però raga è sempre un touchscreen di una macchina di questo costo. Ecco, magari bisogna sempre tenere maggiore accortezza anche a non toccarlo con le dita bagnate. Ecco, questo forse potrei dire. Detto questo, rispetto a ciò che ha detto il detective all'inizio e di cosa ha evidenziato, beh, sul macinino posso dire che quel fatto degli ioni negativi non credo sia un qualcosa di esatto, ecco. Io ho parlato di questo concetto in un vecchio video che ve lo lascio sotto nelle descrizioni. È un discorso un pochettino più complesso di quello che hanno lasciato sul sito. Cosa invece ho visto che è stato carino è la temperatura, perché mi è sembrata sempre buona e io non sono un amante di temperature alte, ecco, sono un amante per la giusta temperatura in modo tale che non mi brucio le labbra, e questo c'era. E in più il fatto della preinfusione e dell'infusione, perché raga, l'estrazione non è stata per niente male, cioè io ho avuto una costanza di estrazione quando è funzionato la macchina sempre appunto costante. Ma ora lascio la parola a voi e a quello che voi pensate dopo aver visto questo video. Vi ha convinto questa macchina? Cosa non vi ha convinto? Mi sono dimenticato di dire qualcosa? Avreste aggiunto qualcos'altro? Insomma, avete dei dubbi? Tutto quello che vi viene in mente, mi raccomando, lasciatelo sotto nei commenti. Io vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao! Ed ecco il risultato. Quindi abbiamo spurgato il macino, ce l'ho fatta. E questo è il risultato. Sono esaurito, non ce la faccio più. Eppure, guardate che bella estrazione che ha fatto.